Ciao, vediamo insieme come posizionare un testo in prospettiva con Adobe Photoshop sul retro di un soggetto. In questo caso, nella nostra interfaccia di lavoro, abbiamo già inserito questa immagine con questa modella al centro. Bene, la prima cosa da fare è duplicare lo sfondo di default, o lo trasciniamo in basso sull'iconcina crea nuovo livello, oppure selezionato lo sfondo di default, la combinazione di tasti CTRL o Command più J. Selezioniamo di nuovo lo sfondo copia, quindi il livello appena copiato dello sfondo originale, dopodiché dobbiamo andare a selezionare il soggetto centrale in questa foto, quindi questa modella, in modo da eliminare tutto lo sfondo attorno. Nelle ultime versioni di Photoshop, nelle versioni quindi più aggiornate, è disponibile una funzione molto comoda che ti permette rapidamente di selezionare un soggetto all'interno di una foto in maniera abbastanza fedele, soprattutto se lo sfondo è praticamente uniforme, come in questo caso, una tinta unica o quasi. In questo caso abbiamo uno sfondo molto chiaro alle spalle e il soggetto può essere facilmente selezionato anche se con dei capelli lunghi, con dei ricci, diciamo, può essere comunque ben selezionato. Agisce un algoritmo in questo senso e agisce attraverso la funzione che troveremo qui sul menu selezione, soggetto. Andiamo a cliccare e il sistema automaticamente genera la selezione del soggetto. Chiaramente vanno fatte alcune piccole correzioni, come per esempio andare a selezionare queste aree che non sono state appunto selezionate e a perfezionare la selezione corrente. In questo caso possiamo utilizzare gli strumenti classici per andare a fare queste piccole correzioni, come per esempio lo strumento selezione rapida. Chiaramente andiamo a determinare una dimensione della punta di selezione più ridotta, trattandosi questo di uno spazio abbastanza ridotto. Dopodiché assicuriamoci chiaramente che sia selezionata la modalità sottrae dalla selezione, quindi dobbiamo andare a togliere delle aree in modo da aggiungere appunto la selezione principale e facciamo un clic all'interno in questo modo. La stessa cosa anche da quest'altro lato. Ora qui invece si tratta di aggiungere un po' di selezione, quindi selezioniamo la modalità aggiunge la selezione ed ecco qua, vediamola per intero. C'è rimasta ancora questa piccola parte sotto. In questo caso dobbiamo aggiungere appunto la selezione in questo modo. Perfetto. Ora dobbiamo duplicare il livello selezione. Abbiamo due modalità: dal menu modifica copia e di conseguenza incolla, oppure a combinazione di tasti, anche qui CTRL o Command J, che è la classica combinazione che ci permette di duplicare un livello. Se adesso andiamo a nascondere l'occhiolino dai primi livelli, vedremo la nostra selezione pulita. Ora non ci resta che selezionare lo strumento testo, si aprirà il relativo pannello dinamico. In questo caso, per essere diciamo così particolarmente fedeli alle cromie di questa immagine, quindi ai colori che fanno parte di questa immagine, seleziono la tavolozza colori che si trova sul pannello dinamico e poi col contagocce vado a selezionare, quindi a prelevare la palette colore delle scarpe di questa modella in modo da, come dire, creare una sorta di identità continuativa cromatica. Clicco su OK ed ecco memorizzato il colore. Riprendo lo strumento testo, faccio un clic sull'area di lavoro e vado ad inserire il mio testo, che può essere di 1, 2 o 3 parole, e lo vado a posizionare partendo da qui. Chiaramente assicuriamoci che sia centrale rispetto al soggetto. Per ottenere una centralità matematica selezioniamo il testo, in questo caso il testo modello appena inserito, che poi andremo a personalizzare. Selezioniamo lo sfondo copia. Per selezionarli entrambi dovremo soltanto premere il tasto CTRL o Command a tastiera e il clic del mouse. Dopodiché nel pannello dinamico si apriranno appunto le modalità di allineamento. Assicuriamoci di allineare i centri orizzontali dei due elementi, cioè del testo e dello sfondo, in questo modo, cliccando qui. In alternativa possiamo sempre seguire le linee guida che appaiono nel momento in cui passiamo un oggetto nel centro orizzontale di un'immagine, come in questo caso la linea rosa verticale. Ora andiamo a personalizzare il nostro testo. Confermiamo dal pannello dinamico, andiamo a posizionare il livello del testo al di sotto del livello della selezione, dopodiché lo spostiamo esattamente allo stesso modo anche sull'immagine, quindi sull'area di lavoro, ed ecco qua il testo è esattamente alle spalle del soggetto selezionato. Non ci resta che applicare l'effetto magico della prospettiva. Andiamo sul menu modifica, alterazione prospettica, perché di questo si tratta. A questo punto il sistema ci dice: attenzione, stai per rasterizzare il livello testo. Significa che da livello testo editabile diventa sostanzialmente un'immagine a tutti gli effetti, quindi non sarà più modificabile. Diamo l'ok. Come vedete anche l'anteprima del livello cambia
punta T di testo diventa un livello immagine. Ora ci spostiamo sul pannello dinamico, che troveremo sempre sulla parte alta. Come vedete qui abbiamo due opzioni: layout, altera, i vari parametri di allineamento, la possibilità di annullare l'operazione o di confermare appunto. Ora, come vedete, accanto al cursore del mouse è apparsa un'iconcina. Questa iconcina rappresenta appunto le due griglie prospettiche, o meglio, le griglie prospettiche dimensionali con le quali andremo ad applicare l'effetto, a costruire l'effetto. Quindi ci spostiamo qui sostanzialmente per andare a dividere la parte del testo, l'area attraversata dal testo, in due aree. Trasciniamo il mouse e lo portiamo magari fino a metà, in modo da dare appunto un senso ragionevole di prospettiva nella parte sinistra e un senso di prospettiva sulla parte destra. La funzione è ancora attiva, infatti accanto al cursore è ancora attiva l'iconcina della prospettiva. Ci spostiamo più o meno sulla stessa linea dell'orizzonte anche sull'altro lato e le facciamo coincidere anche nella chiusura. Andiamo a chiudere. In questo caso abbiamo creato le griglie, non ci resta adesso che andare ad applicare la prospettiva delle due aree. Ci spostiamo sul pannello dinamico, clicchiamo su altera, abbiamo quindi attivato la funzione. Ora non ci resta che spostarci con il cursore del mouse accanto al quale è apparsa l'iconcina del marker e andare a ridimensionare l'area come se fosse appunto una prospettiva tridimensionale. La stessa cosa andiamo a fare anche dall'altro lato, cercando appunto di mantenere una certa omogeneità nelle direzioni. Chiaramente possiamo sempre utilizzare, come detto in precedenza, le linee di allineamento, quindi la possibilità di allineare la verticalità delle linee in modo da avere un risultato abbastanza ordinato e allineato, sia da un lato che dall'altro. Chiaramente, una volta confermato questo effetto, non è più possibile tornare indietro perché l'effetto si completa e non è reversibile. Diciamo che sono soddisfatto del risultato che ho appena realizzato, vado a confermare sempre qui sul pannello dinamico. Ed ecco il mio effetto creato dietro il soggetto. Chiaramente su questo livello rasterizzato di quello che era una volta il livello testo possiamo andare ad applicare anche degli effetti di stile, cliccando qui in basso tra le opzioni di fusione, dove c'è questa iconcina FX che rappresenta appunto gli effetti. Ti ricordo di iscriverti al canale per non perderti nessun altro video di Adobe Photoshop, Illustrator e tanto altro ancora. Ciao, grazie e al prossimo video!